E benvenuti in questo nuovo video. Domani Atalanta-Venezia, quindi andiamo a dire due parole su quel che dobbiamo aspettarci dal match, ma prima, come al solito, iscrivetevi, commentate, lasciate like, che per noi è importantissimo. Chi vuole può abbonarsi. A proposito, un ringraziamento ai nostri abbonati che ci aiutano davvero tanto e un ringraziamento particolare oggi che, come vedrete, siamo arrivati a 1000 iscritti, quindi un risultato veramente pazzesco che non mi aspettavo all'inizio del nostro percorso. Per me è la mia compagna di viaggio, insomma, non me lo sarei mai aspettato, quindi veramente grazie per averci sostenuto fino a qua e anche oltre, perché noi andremo assolutamente avanti, qualunque cosa succeda in corso di questa stagione non ci interessa, comunque è la squadra che tifiamo e al cuore non si comanda. Abbiamo cominciato nel 2021 con la pagina Instagram, adesso siamo sbarcati anche su YouTube e devo dire che da un bel po' ci siamo sbarcati perché effettivamente siamo arrivati a 1000 iscritti, quindi veramente grazie a tutti e continuate a sostenerci, continuate a far iscrivere le persone che non sono ancora iscritte e voi che state vedendo e non siete iscritti, iscrivetevi. Quindi fatti i doverosi ringraziamenti, perché oggi più che mai erano doverosi, parliamo un po' di questa Atalanta-Venezia. È una situazione in classifica che definire drammatica è poco, la conosciamo tutti d'altronde. Siamo a meno 6 dal Parma, Parma quart'ultimo in classifica, dopo che sono stati bravi, hanno vinto a Bologna, hanno vinto contro il Bologna a Parma, e quindi a questo punto, anche dopo la bella prestazione contro la Lazio, al di là di quello ci crediamo tutti un po' poco in questo momento e cosa bisogna fare? Cioè, non possiamo neanche smettere di analizzare partita per partita quello che succede prima, almeno a me non va. Quindi guardiamo partita dopo partita e viviamo un po' la giornata fino a che, vedendo quel che succede. Sostanzialmente io almeno me la vivo così e poi speriamo bene. Per dire, anche contro la Lazio, prima della partita sembravamo spacciati, si parlava addirittura di possibile esonero per Di Francesco, quindi cioè, a maggior ragione domani bisogna crederci. Poi è chiaro che l'avversario per me è ancora più duro e lo denota il fatto che è una squadra che adesso che è uscita dalla Champions è lì per lo scudetto, è a pochi punti distanti dall'Inter prima in classifica, quindi di fatto è un avversario complicatissimo, soprattutto in questo momento della stagione dove avresti l'obbligo di fare punti, ma non riesco neanche a chiederti di farli, non hai l'obbligo perché hai un avversario davanti che, insomma, realisticamente parlando, è difficile da affrontare. L'Atalanta, prima della scorsa partita, veniva da un periodo no, in realtà era appena uscito dalla Champions, i risultati in campionato un po' latitavano, sembrava un po' aver mollato il campionato per dedicarsi comunque a qualificarsi in Champions e tutto. Invece sono usciti dalla Champions e adesso si dedicano inevitabilmente al campionato, d'altronde la distanza non è incolmabile e quindi di fatto è noi che ci occupiamo della lotta a salvezza e loro che daranno l'anima per l'obiettivo scudetto. Due obiettivi completamente differenti, ma tutte e due le squadre vorranno raggiungere quell'obiettivo. Però anche noi dobbiamo essere eh, cazzuti per raggiungere l'obiettivo e andare in quella direzione tutti insieme. Perché domani se non la metti sulle motivazioni è dura, cioè è già dura di per sé, almeno con le motivazioni, con la grinta, puoi un po' sopperire al gap tecnico che c'è tra le due squadre. Entrambi, tra l'altro, obiettivi difficili da raggiungere sia per noi che per loro. Noi perché, appunto, come dicevo all'inizio, siamo a meno 6 del Parma e loro perché hanno davanti l'Inter che è la squadra più attrezzata di tutte, è la squadra che più o meno tutti credo diciamo che è la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto per forza di rosa, qualità tattica e tutto il resto. A proposito di tattica, tatticamente la squadra di Gasperini a me piace tantissimo, è una squadra difficilissima da affrontare perché gli è stato dato tanto tempo a Giampiero Gasperini, ha delle dinamiche rodate negli anni, dinamiche tattiche chiaramente, e quindi si vedono tutte in campo, una squadra che gioca a memoria, ha anche singoli tra l'altro molto importanti, soprattutto secondo me in attacco, ma al di là di quello poi la tattica, le capacità tattiche dell'allenatore vanno un po' a compensare quelli che sono vari limiti tecnici che può avere la squadra, li va in realtà a innalzare quei giocatori che sono medi, li fa diventare più che medi, non so, forti, ecco. E quindi soprattutto in attacco, anche a centrocampo, c'è Ederson, comunque in attacco soprattutto Lukman, che con le sue giocate si può inventare qualsiasi cosa, e Uretegui che da quando è con Gasperini, anche prima segnava sì,
però da quando è con Gasperini è un bomber assoluto. Credo sia il capocannoniere, non sono andato a vedere, però segna veramente raffica quasi ogni partita. E proprio da questo punto di vista io onestamente, almeno dal mio punto di vista, io non vedo altro modo di affrontare questa Atalanta, l'Atalanta di Gasperini, se non difendendoti e andando in ripartenza. Perché cioè, ho anche pensato, ma non è che magari andandoli a pressare ne puoi ricavare qualcosa? Secondo me no, perché se li vai a pressare con la loro qualità tattica, nonché tecnica, perché comunque hanno giocatori di grande qualità, poi possono sgusciare via tranquillamente, si ritrovano loro in campo aperto e tu non li riprendi più e vanno, per forza ti fanno male a quel punto lì. Quindi per me la soluzione tattica è difenderti e ripartire. E quando recupererai palla devi volare. Quando ti capiterà l'occasione devi volare e colpirli, farle male in questa situazione quando sono sbilanciati. Quindi mi aspetto che Di Francesco vada per questa soluzione, con ripartenze fulmine e soprattutto organizzate, perché se non è organizzato non vai da nessuna parte, ma su quello confido in Di Francesco con i vari Oristanio, Zerbin, Ellerson e anche Fila che comunque con la capacità di fare le sponde può aiutare in questa dinamica e per me cioè, devi provare a sfangarla così. Poi chiaro che subisci gol, se subisci gol è un problema perché a quel punto lì dovrai fare tu la partita, ma in realtà questo è vero in parte soprattutto con una squadra come l'Atalanta, perché vedevo anche contro l'Empoli, è una squadra che dopo l'1-0 non è che ha smesso di portare tanti uomini ad attaccare, cosa che fa sempre sistematicamente. Non ha smesso, anzi ha cercato prima il 2-0 e poi un attimo si è riassestata, poi gliene ha fatti comunque altri tre. Quindi sì, vero in parte, ma anche subendo per caso, se dovessimo subire il gol dell'1-0, per me non devi tanto cambiare il piano tattico in corsa. Per me rimane quello, devi comunque cercare di colpirli in contropiede e non basarti tutto sul possesso, perché poi se fai abbassare loro e loro poi ti colpiscono in contropiede hanno tranquillamente tutte le armi che vogliono per farti male in contropiede, perché sono organizzati tatticamente anche per fare quello, con giocatori come De Ketelaere, Retegui e soprattutto Lookman, insomma, che si inventa la giocata da solo e ha anche velocità, tecnica, dribbling, ha tutto, ha pure finalizzazione, quindi per me il piano tattico deve essere un po' questo. Dico di andare di difesa e contropiede, soprattutto perché, come vedete nell'immagine, cioè loro portano tantissimo uomini ad attaccare. Qua era Empoli-Atalanta, partita scorsa, finita 5-0 per l'Atalanta, e sostanzialmente qua era lo 0, era ancora sulla situazione di 0-0, e guarda quanti uomini portano ad attaccare. Cioè qua sono in 7 giocatori, tra giocatori in area e nei pressi dell'area. Per dire, vedete anche c'è Kolasinac che per loro è il braccetto sinistro praticamente, che è sulla linea dell'attaccante con Retegui in area. E lì con l'ampiezza e tutto ti possono far male perché comunque hanno una qualità immensa. Portano tantissimi uomini, come sottolineato, e in questi casi qua, per me, da queste situazioni, poi se recuperi palla devi andare in contropiede, proprio perché portano tanti uomini ad attaccare. Quindi io un po' è quello che mi aspetto e un po' semplicemente una reazione che proporrei al loro gioco. E non vedo molto altro da pianificare tatticamente. Ecco. Quindi a Bergamo ti servirà veramente un'impresa, perché l'Atalanta di armi per farti male, sia in possesso palla che in fase di non possesso, in transizione, poi in contropiede, ne ha quante ne vuole di armi per farti male. Vediamo quel che succederà stando bassi e ripartendo. Questa è la mia soluzione tattica, non dico che Di Francesco farà questa, ma è quella che secondo me dovrebbe applicare, però ripeto, è secondo me. Vediamo quello che succederà stando bassi, se staremo bassi, penso di sì, e servirà a non fare errori, servirà la partita perfetta da parte dei giocatori, da parte dei singoli e soprattutto non dobbiamo farci del male da soli come abbiamo fatto nel corso della gran parte delle partite quest'anno, perché è un elemento che è stato cruciale in questa annata, se volete definire tragica, è giusto, quindi almeno quello, cioè almeno non facciamoci del male da soli. Poi comunque loro hanno le qualità per farci male, però se difendiamo bene, se difendiamo con le motivazioni giuste in testa, con la giusta energia, vediamo, non è detto che sarà sconfitta. È durissima, serve veramente un'impresa, però stiamo a vedere poi quel che viene viene. Oh. Io non ho più nulla da aggiungere, aggiungete voi qua sotto nei commenti, scrivete quel che appunto pensate, se siete d'accordo con la mia idea
di piano tattico da proporre contro l'Atalanta di Gasperini. Iscrivetevi se non siete già iscritti, commentate dicendo la vostra, condividete il video, lasciate like e chi vuole può abbonarsi. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.